Ciao a tutti e ben trovati su Lernamo. Nel video di oggi parleremo di qualcosa di molto interessante e utile, soprattutto per i più giovani, e cioè il vocabolario e le abitudini degli italiani su internet. Prima di cominciare, devo dirvi una cosa importante. iTalki. Molti di voi, infatti, spesso mi scrivono che vorrebbero fare delle lezioni private con me. È per questo motivo che ho deciso di parlarvi di iTalki, lo sponsor di questo video. iTalki è una piattaforma con migliaia di insegnanti che insegnano praticamente quasi ogni lingua: inglese, spagnolo, tedesco, arabo, portoghese, eccetera, eccetera, eccetera. Credetemi, c'è l'imbarazzo della scelta. Ogni insegnante ha la propria tariffa e le proprie recensioni rilasciate da ogni studente al termine della sua lezione. Dunque, con iTalki la scelta non è mai a scatola chiusa. E tra tutti questi insegnanti, indovinate chi c'è anche? Io. Diamo un'occhiata al mio profilo. Guarda un po'. Vediamo le recensioni. 5 stelle su 5. La modestia non è proprio il tuo forte, Graziana. Stai zitto tu. Ma c'è di più. Se vi iscrivete a iTalki utilizzando il link che vi ho lasciato nella descrizione, riceverete $10 di credito in omaggio sulla prima ricarica che farete. Non è meraviglioso? Vi aspetto su iTalki. Ma ora torniamo alla nostra lezione. Internet, che meravigliosa invenzione! Così meravigliosa che in alcune lingue si scrive con la lettera maiuscola. E beh, anche in italiano. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione è che in italiano lo scriviamo senza articolo. Ora, quando pensate a internet, sicuramente le prime cose che vi vengono in mente sono Google, Facebook, YouTube. Non è vero? Google è un motore di ricerca che indicizza quasi tutti i siti web esistenti affinché possiamo consultarli facilmente. L'indirizzo di un sito web è chiamato dominio. Per esempio, lernamo.com è il dominio del nostro sito, dove potete trovare tutte le nostre lezioni e gli esercizi per migliorare il vostro italiano. Facebook e YouTube, invece, sono dei social media dove la gente può condividere o postare contenuti, foto, video, commenti, eccetera. Postare. Postare. Questo verbo mi fa sempre molto sorridere ed è chiaramente la versione italianizzata del verbo inglese to post. In italiano, infatti, è comune sentire frasi come ho postato una nuova foto su Instagram o ho postato un nuovo post su Facebook. È possibile anche dire ho postato un video, ma solo su Facebook. Invece, su YouTube generalmente si pubblica o carica un video. Quando un post, una foto o un video viene ricondiviso da molte persone e ottiene migliaia o addirittura milioni di visualizzazioni, diciamo che è andato virale. Le persone spesso condividono foto sui social media per ottenere l'approvazione sociale, e cioè, in termini tecnici, ottenere mi piace e quindi sentirsi gratificate. Quindi ora voi sapete cosa dovete fare, non è vero? Lasciate un mi piace a questo video. Ho bisogno di approvazione sociale.
Ah, questa noi la chiamiamo emoticon o emoji, ma in realtà alcuni la chiamano anche faccina. E noi italiani utilizziamo le faccine per esprimere le nostre emozioni, per enfatizzare un messaggio o anche per evitare di scrivere frasi o parole molto lunghe. Per esempio, guardate che messaggio mi ha mandato Rocco questa mattina. Io oggi vado a vedere la partita di calcio. Prendo la macchina perché lo stadio è lontano. Tu quando vai al supermercato con Angela? Ah, solo per vostra informazione, al supermercato con Angela ci sono già stata e ho realizzato anche un video per voi con le espressioni da utilizzare in questo contesto. Lo trovate qui? Per quanto riguarda invece il messaggio di Rocco, avete notato qualcosa di strano? Oltre all'emoticon, intendo. Eh già, le abbreviazioni. E già, gli italiani quando chattano o inviano SMS utilizzano spesso le abbreviazioni. Ce ne sono davvero tantissime e sono utilizzate soprattutto dagli adolescenti. Anche se, scorrendo la mia bacheca di Facebook, devo ammettere che si stanno diffondendo molto anche tra gli adulti. Ecco le più comuni. Per navigare su internet in Italia avrete bisogno di una DSL o una fibra, la quale garantisce una connessione più veloce. Questi tipi di collegamento a internet sono però riservati a un uso domestico, cioè quando si sta in casa. Se invece volete anche internet mobile, cioè fuori casa, dovrete acquistare una scheda SIM da un gestore telefonico. I più famosi in Italia sono Vodafone, Wind, 3, TIM. Di solito con un abbonamento da circa 10 euro al mese potrete garantirvi un numero di giga sufficiente per navigare quando siete fuori casa. Qualche anno fa, internet per i dispositivi mobili, per i cellulari, era chiamato 3G. Oggi abbiamo LTE o 4G e dicono che nel 2020 ci sarà il 5G e che sarà super veloce. Ah, una cosa importante, siccome le schede SIM non hanno gigabyte illimitati, fate molta attenzione a evitare di scaricare contenuti pesanti come video o film quando siete in giro. Ora, prima di concludere, va detto che, chiaramente, molti termini che hanno a che vedere con il mondo di internet sono anglicismi che restano invariati in italiano, ma bisogna fare attenzione al genere. Per esempio, email è femminile, infatti scriviamo un'email con l'apostrofo. Ah, vi ricordo che se avete dei dubbi su quando e come usare l'apostrofo, potete guardare il video che ho realizzato proprio su questo argomento. Account, invece, è maschile, quindi scriveremo un account, senza apostrofo. Wi-Fi, invece, è una parola un po' controversa. Infatti, alcuni dicono la Wi-Fi e altri dicono il Wi-Fi. Entrambe le forme sono accettate. Ancora, le parole browser, click, mouse, desktop, computer sono tutte maschili. Per esempio diremo, per navigare su internet devi fare un doppio clic sul browser per aprirlo. Password, invece, è femminile. Fate attenzione a non farvela rubare dagli hacker. E infine abbiamo il tasto subscribe, sul quale dovete fare clic in questo momento. A presto, ciao ciao!
Ah, e se vi piace la mia maglietta, vi ricordo che la potete acquistare nel nostro negozio online, l'Ernamo Collection. Il link è nella descrizione.